Salve amici e bentornati sul canale di Charlie. Oggi, grazie all'aiuto di Domenico, andremo a vedere una cosa molto interessante perché vedremo come rendere wifi la nostra stampante. Per farlo ci occorre un Raspberry, noi consigliamo il P3 con una micro SD da 8 giga, la telecamera da collegare al Raspberry che servirà per vedere lo stato della nostra stampa, la scatola che abbiamo stampato per contenere il Raspberry, naturalmente poi nella descrizione del video vi lascio tutti i progetti e avremo bisogno di un PC per scaricare tutti i programmi e naturalmente della nostra Anycubic Mega S. Bene, allora andiamo a vedere quali sono i passi per rendere la nostra stampante wifi. Adesso dobbiamo scaricare il software Rufus che servirà per installare il sistema operativo sulla nostra micro SD. Quindi da Google andremo a scrivere Rufus Download, cliccheremo sulla versione 3.13. Nel frattempo andremo anche a scaricare l'ISO di AstroPrint, che è il software che serve per gestire la stampante da remoto. E andremo a scaricare il file in fondo. Accettiamo Download. Naturalmente dovremo scompattare il file ISO. Una volta che abbiamo scompattato il file, andremo ad aprire Rufus. In Rufus andiamo a caricare l'ISO appena scompattato e scegliamo come destinazione la nostra micro SD che abbiamo già inserito nel PC. Quindi da seleziona andiamo a selezionare il percorso dove abbiamo scompattato Rufus e possiamo avviare. Naturalmente ci dice che verranno cancellati tutti i dati sulla micro SD, andiamo avanti. Per abilitare la telecamera sul Raspberry dobbiamo andare sulla nostra micro SD sotto boot e creare un file di testo chiamato SSH. Il passo successivo è quello di inserire la micro SD con il sistema operativo appena installato sul nostro Raspberry 3, in questo modo. Poi andremo a collegare anche la telecamera. Collegheremo il cavo LAN che serve solo per la prima configurazione, quindi abbiamo bisogno di un router per configurare il nostro Raspberry solo la prima volta e infine andremo a collegare il cavo di alimentazione. Attenzione perché l'alimentazione del Raspberry 3 è differente da tutti gli altri Raspberry, poi nella descrizione del video metteremo anche il tipo di alimentatore. In questo momento abbiamo due LED, uno rosso e uno verde lampeggiante. Quando il verde lampeggiante diventerà fisso, significa che il sistema operativo è stato caricato sul nostro Raspberry. Adesso ci spostiamo sul sito www.astroprint.com e dobbiamo creare l'account che ci consentirà di gestire le stampanti da remoto. Naturalmente scegliamo il profilo free, quello base. Abbiamo bisogno di un nome, una mail e una password. Adesso ci colleghiamo all'interfaccia del nostro router per vedere che indirizzo IP è stato assegnato al nostro Raspberry. Quindi nel mio caso ho un D-Link e vado a vedere effettivamente che indirizzo IP ha. Quindi il nostro dispositivo AstroBox ha il 192.168.1.14. Adesso andiamo a digitare su un browser l'indirizzo appena letto, quindi 192.168.1.14. Clicchiamo su Begin Setup, andiamo avanti, sempre avanti. Qui andiamo a selezionare la nostra stampante Anycubic i3 mega. Qui mettiamo il nostro indirizzo, quello che abbiamo utilizzato prima per la registrazione, e la password. Clicchiamo su Continue. Qui andremo a selezionare il G-Code Marlin Repeater Firmware. Come velocità 250.000. Cliccheremo Start Printer. In questo momento siamo collegati al nostro Raspberry. Questa è la schermata per gestire il software da cavo LAN. Adesso su Settings andremo a impostare la parte del Wi-Fi. Quindi Internet, Scan Wi-Fi Network. Qui andremo a selezionare la nostra rete Wi-Fi, nel mio caso è Verbena.
Naturalmente andremo a inserire la password. Connect. Adesso abbiamo configurato il wifi sul nostro Raspberry. Quindi potremo anche staccare il cavo LAN perché potremo gestirlo direttamente dalla rete wifi. Passo successivo è quello di andare a abilitare la nostra telecamera sulle Raspberry. Per fare questo abbiamo bisogno di Putty, che è un programma per collegarci in SSH. Quindi andremo a scaricare Putty dal sito ufficiale. Ci prendiamo l'indirizzo assegnato al nostro Raspberry. Adesso apriamo il Putty e inseriamo l'indirizzo che abbiamo visto prima, 115 finale. Lo user è P e la password è Raspberry. A questo punto andiamo ad abilitare la telecamera con questo comando. Entriamo nella configurazione delle Raspberry e andiamo ad attivare la telecamera. Adesso abbiamo anche lanciato l'aggiornamento delle Raspberry. Una volta finito l'aggiornamento possiamo uscire dal menu. Dobbiamo riavviare il dispositivo. Per riavviarlo è sempre consigliato andare a spegnere il dispositivo dal tasto Device Shutdown in alto a destra. L'avvenuto spegnimento avverrà quando avremo solo il LED rosso acceso e il LED verde spento. In questo momento potremo andare a staccare l'alimentatore e scollegare il cavo LAN. Adesso ci colleghiamo direttamente al sito di Astroprint per raggiungere il nostro dispositivo. Questa è l'interfaccia che vediamo quando raggiungiamo il dispositivo da remoto, perché il cavo LAN è stato staccato. Adesso proviamo a lanciare la telecamera. La telecamera ci permetterà di vedere lo stato della nostra stampante mentre stampa. Adesso possiamo collegare la nostra stampante al Raspberry, utilizzando anche il cavo che ci è stato dato in dotazione. Fatto questo, andiamo su Setting, Connect e clicchiamo su Connect. Sentiamo il rumore della nostra stampante che si è riavviata. Siamo connessi alla stampante. Torniamo indietro e adesso, cliccando i tasti sull'interfaccia, potremo lanciare i comandi alla nostra stampante. Qui potremo vedere molte informazioni importanti e utili per dire la temperatura del piatto, la temperatura dell'ottender e naturalmente potremo mandare direttamente in stampa un nostro progetto. Selezioniamo un file da inviare alla nostra stampante, deve essere un file con estensione G-code. E abbiamo terminato la stampa. Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. Come avete visto è stato abbastanza semplice prendere la nostra stampante wifi. Inoltre, oltre ad essere gestita dal PC, è possibile gestirla tramite l'applicazione AstroPrint, quindi ancora più comodo perché dal nostro cellulare potremo inviare i nostri progetti direttamente alla stampa. Bene amici, se il video vi è piaciuto lasciateci un bel mi piace, vi salutiamo, a presto al prossimo video, Flavio e Domenico.